Benvenuti viaggiatori, io sono Fleur de Lis e questo è il mondo delle fate. Nel video di oggi andremo a realizzare dei gioielli con una pietra che ha un taglio un po' particolare. Sto parlando delle punte di freccia di ossidiana. Quindi se siete pronti, iniziamo questo nostro viaggio insieme. Benvenuti viaggiatori! Io sono Fleur de Lis e questo è il mondo delle fate. Allora, nel video di oggi andremo a realizzare dei gioielli un po' particolari ma molto belli che a me personalmente piacciono veramente tantissimo. Sto parlando dei gioielli con le punte di freccia in ossidiana. Io ho trovato queste meravigliose punte di freccia in ossidiana di varie dimensioni in un festival celtico che c'è stato a fine luglio nella mia città e guardando fra le varie bancarelle ho trovato queste bellissime punte di freccia in ossidiana, sia grandi che più piccoline, che sono perfette per realizzarci 2 collane e un paio di orecchini. Però tranquillamente si trovano anche su Amazon. Comunque tranquilli, vi lascio qui sotto in descrizione il link affiliato a Amazon con tutti i materiali per poter ricreare queste creazioni. Quindi nel video di oggi andremo a realizzare 2 collane e un paio di orecchini con queste bellissime punte di freccia in ossidiana. Quindi l'occorrente che ci servirà saranno le punte di freccia in ossidiana, del filo di rame, ganci da bigiotteria per realizzare gli orecchini, varie decorazioni, perline, pietre, quello vedete voi come volete andarle a realizzare, e i gancini per le collane. Quindi iniziamo. Allora, partiamo dagli orecchini, che sono quelli più semplici e più veloci da realizzare. Quindi mi prendo le 2 punte di freccia in ossidiana più piccole, mi vado a prendere un po' di filo di rame, mi vado a fare la mia solita asolina che ci servirà poi per agganciare il pezzo dell'orecchino al ciondolo che creiamo. E qui voglio andare a fare una sorta di decorazione semplicemente girando il filo di rame. In questo modo. Poi me lo posiziono sulla mia punta di freccia, mi faccio passare il filo sulla punta e poi lo vado a fermare dove la mia punta di freccia si stringe. In questo modo qui faccio 2 giri qui, quando poi ritorno in questo punto qui lo faccio passare a questo punto sulla mia asola. In questo modo faccio la stessa cosa con l'altro pezzo dall'altra parte, però, quindi così.
e qui me lo vado a fermare. Gli orecchini li lascerò molto semplici perché il bello è proprio la punta di freccia e la decorazione che andremo a realizzare. Mi tolgo l'eccesso del filo di rame e così abbiamo il nostro primo ciondolo. Adesso vado con lo stesso procedimento a realizzarmi il secondo. Una volta fatto questo, ci prendiamo il nostro gancio da bigiotteria. In questo caso lo andrò a prendere nero per riprendere un po' i colori dell'ossidiana. Mi apro il gancino, metto il davanti sulla parte che deve stare davanti, mi chiudo il gancio e così abbiamo il nostro orecchino. Ed ecco qua i nostri orecchini con le punte di freccia in ossidiana. Adesso ci dedichiamo alle collane. Allora, per quanto riguarda le collane, le voglio fare in due modi differenti. In una andrò a realizzare una decorazione sempre con il rame con una treccia per fermare la pietra al filo, che poi dopo ci servirà per agganciarci la collana. L'altra invece ci voglio andare ad aggiungere poi delle decorazioni o con delle pietre o con delle perline. Ora vedo un attimo. Quindi intanto realizziamoci la treccia. Ci prendiamo del filo di rame un pochino più largo rispetto a quello che abbiamo usato per gli orecchini. Qui andiamo a realizzarci intanto il cappietto che ci servirà all'inizio. In questo modo ci prendiamo un terzo filo che facciamo passare all'interno del cappio, una parte la fissiamo subito al cappio, mentre l'altra parte ce la portiamo sul davanti dove abbiamo gli altri fili. A questo punto iniziamo a realizzare la nostra treccia.
Una volta realizzata la nostra treccia, ci posizioniamo la nostra pietra sopra in questo modo. Qui ora sono andata un po' troppo avanti, quindi mi smonto la treccia che avevo fatto in più. Una volta che abbiamo finito la treccia, ci posizioniamo il nostro filo, il filo di mezzo lo andiamo a stringere dove abbiamo il cappio, stringendo molto bene in modo da fermare la nostra treccia al cappio, in questo modo qui, e fermando così la pietra. Per quanto riguarda i fili, facciamo passare di dietro nella parte interna, in questo modo, e poi lo portiamo su all'altezza del cappietto e fissiamo. La stessa cosa lo facciamo con l'altra parte, quindi di dietro nella fessura, di dietro e intorno al cappio. Una volta fatto questo, ci tagliamo i fili in eccesso. Due. E 3. Per quanto riguarda l'altra, torniamo ad utilizzare il filo più sottile perché voglio andare a realizzare una decorazione simile a quella degli orecchini, ma aggiungendoci dell'ametista. Quindi vado a realizzarmi il cappio, stringo, a questo punto faccio passare il filo sul davanti, inserisco la mia pietra grezza di ametista forata, in questo modo. Passo di sotto, qui faccio la stessa cosa in modo che poi mi fermo il tutto, quindi ora qui passo, mi raccomando, come vedete va stretto bene tutto, se no rischiate di perdere tutte le pietre.
passo e mi fermo il tutto al cappietto. Qui giro, passo nel mezzo alle pietre, faccio il giro qua dove si stringe per decorare ma anche per fermarmi il filo e chiudo. Mi tolgo il filo in eccesso e questa sarà la nostra collana con la pietra, la punta di freccia in ossidiana e le 2 perline d'ametista. Adesso come sempre pulisco tutto, vi faccio vedere il montaggio e poi passiamo alle conclusioni. Allora, eccoci qui, andiamo quindi a montarci la nostra collana. Quindi vado a prendermi il gancino, quello a foglia che abbiamo usato anche negli altri video, mi vado a piegare il gancino, in modo da fermarmi il tutto. E 2, e poi semplicemente faccio passare il filo all'interno del gancio. Una, due e gli orecchini. Come vedete è stato molto semplice realizzare questi gioielli, ma sono veramente bellissimi, soprattutto le punte di freccia a collana più grosse, questa con l'ametista ma anche quella con la treccia è bellissima, ed era la prima volta che ci realizzavo degli orecchini che devo dire sono molto belli anche questi. Sicuramente questi li porterò molto spesso. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete ricreare anche voi i vostri gioielli con le punte di freccia in ossidiana, vi lascio qui sotto in descrizione il link affiliato Amazon con tutti i materiali per poterlo fare, quindi per poterli ricreare anche voi. E se vi piacciono i miei video e volete supportare il mondo delle fate, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina degli avvisi. In questo modo non perderete nessuno dei miei video e supporterete anche così il mondo delle fate. Ci vediamo nel prossimo viaggio, viaggiatori. Eccoci giunti alla fine del nostro viaggio di oggi. Devo dire è stato un viaggio molto bello. Poi personalmente adoro
le collane fatte con le punte di freccia mi piacciono tantissimo, ne avevo già realizzata una parecchi anni fa, ma devo dire che mi piacciono sempre molto. Queste sono quindi le collane che abbiamo realizzato, questa con tutta la lavorazione con la treccia, questa con l'ametista e il filo di rame, e i nostri meravigliosi orecchini che adesso vi faccio vedere indossati, che sono uno spettacolo, mi piacciono tantissimo. Questi sono quindi i nostri orecchini con le punte di freccia di ossidiana, che sono bellissimi. Vi faccio vedere indossate anche le collane, quindi questa è quella con la punta di freccia e l'ametista, è molto molto bella. Poi sono pietre abbastanza leggere, quindi si portano molto molto bene. E questa è quella semplice con la treccia. Devo dire sono venuti molto molto belli questi gioielli, quindi sicuramente vedrò se riesco a trovare magari delle punte di freccia anche di altre pietre, in modo da realizzarne di diverse tipologie, perché sono molto semplici da fare, veramente ci ho messo veramente poco tempo per realizzarli, ma l'effetto è fantastico. E farò una ricerca, vedrò se riesco a trovare di altre pietre, vi farò vedere, faremo magari un video tutto dedicato alle varie tipologie di gioielli e di creazioni che si possono fare con la punta di freccia, perché volendo ci possiamo anche realizzare dei braccialetti, magari unendolo a un bracciale di cuoio. Si possono fare tante cose e mi vengono in mente molte idee adesso qua sul momento, quindi sicuramente ci saranno altri video dove rivedrete le punte di freccia. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo che se volete ricreare questi gioielli vi lascio qui sotto in descrizione il link affiliato Amazon con tutti i materiali per poter ricreare queste creazioni, e se vi piacciono i miei video e volete supportare il mondo delle fate, mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina degli avvisi. In questo modo non vi perderete nessuno dei video che pubblico e supporterete anche così il mondo delle fate. Detto questo, ci vediamo al prossimo viaggio, viaggiatori!